Hai mai sentito la parola embè in italiano? Si tratta di un'espressione che si sente spesso nelle conversazioni informali in Italia, ma è difficile trovare questa parola nella lingua scritta. Usare embè può aiutarti ad usare un italiano autentico, cioè a comunicare con gli altri in modo naturale nelle conversazioni della vita quotidiana. Ciao, io sono Eli e aiuto gli studenti di italiano a parlare in modo sicuro e fluente. Cominciamo dal primo uso. Embè può essere utilizzato per sollecitare una risposta. Facciamo un esempio concreto. Immagina che hai preparato un buon risotto. Tu e un tuo amico lo avete appena mangiato ed ora vorresti sapere da lui che cosa ne pensa. E quindi gli chiedi: com'era il risotto? E lui non dice niente. Dopo un attimo, magari dopo qualche secondo, tu potresti dire embè? E questo serve proprio per spronarlo a rispondere e quindi per sollecitarlo a dirti che cosa ne pensa del risotto. In questo modo, sostanzialmente, stai spingendo l'altra persona a rispondere con un misto di impazienza e curiosità. Un altro contesto in cui potresti sentire embè è durante una discussione. Immagina, qualcuno ti dice: il cappuccino non si beve mai dopo cena. E tu potresti rispondere: embè, faccio quello che mi pare. In questo caso embè esprime indifferenza verso la regola indicata o l'opinione espressa dall'altra persona. Infine, embè può essere utilizzato per minimizzare l'importanza di qualcosa. Immagina per esempio di essere rimproverato o rimproverata. Qualcuno ti dice: ma che hai combinato? Hai rotto il bicchiere. E tu potresti rispondere: embè, si tratta solo di un bicchiere. In questo caso embè aiuta a ridurre la gravità della situazione. Ora vedremo alcuni esempi e ti chiedo di cercare di capire a quale significato corrisponde l'uso di embè. Cioè, serve per minimizzare qualcosa, per sfidare qualcuno o forse per sollecitare una risposta. Cominciamo da una breve conversazione tra studenti universitari. Non dovresti ascoltare la musica ad alto volume a quest'ora, è contro le regole del dormitorio. Embè, chi ha deciso che non posso ascoltare un po' di musica? Finché non disturbo nessuno, non vedo il problema. Ebbene, proviamo a riflettere e a capire l'uso di embè. In questo caso è usato per mettere in dubbio quanto detto dall'altra persona sulle regole del dormitorio. Utilizzando embè, la persona B non solo contesta se queste regole siano pertinenti, ma anche esprime il suo dissenso nel seguirle. Ed ora passiamo ad una cena tra amici. Allora, che ne pensi del nuovo film di cui tutti parlano? L'altra persona rimane in silenzio. Embè, non hai un'opinione? In questo esempio, embè è usato per richiamare l'attenzione della persona B e invitarla a esprimere un parere, indicando che si sta aspettando una risposta. Ed ora vediamo cosa succede con un piccolo incidente. Oh no, mi dispiace tanto, ho rovesciato il tuo caffè sul tavolo.
Non preoccuparti, è solo un po' di caffè, lo pulisco subito. In questo esempio, serve a tranquillizzare la persona A, indicando che l'incidente non è grave e che non c'è motivo di preoccuparsi eccessivamente. Ricorda che l'uso di espressioni come renderà il tuo italiano molto più naturale. Ti invito pertanto a provare ad utilizzare nella tua prossima conversazione. E per cominciare subito ti chiedo di scrivere un esempio di frase con La puoi scrivere qui sotto nei commenti. E se sei arrivato o arrivata fino a qui, puoi anche scrivere mattone qui sotto. Oggi abbiamo parlato di ma ci sono anche altre parole che noi italiani utilizziamo costantemente. Ad esempio, anzi. Ne conosci il significato? Puoi scoprirlo cliccando qui. Trasforma il tuo sogno italiano in realtà. Grazie dell'attenzione, ci vediamo qui, sempre su Italiano con Eli.